Cosa possiamo utilizzare per ridurre lo stress? Scopriamolo insieme nel video di oggi. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, e oggi ti mostrerò 7 rimedi naturali per diminuire i tuoi livelli di stress. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Credo che la puntata di oggi potrebbe esserti di aiuto se vuoi ridurre lo stress con dei rimedi di origine naturale. Partirei subito con il primo rimedio di oggi, sto parlando del biancospino. Si tratta di una pianta utile nei casi di ipertensione e di disturbi cardiaci. L'ho inserita in questo elenco perché è spesso utilizzato anche come sedativo e per favorire il sonno. Il biancospino infatti agisce efficacemente come calmante a livello del sistema nervoso. Si può realizzare un infuso con un cucchiaio dei suoi fiori e foglie lasciandolo in infusione in una tazza di acqua bollente per circa 8-10 minuti. Al secondo posto troviamo un rimedio naturale molto simile, il tiglio. Anch'essa pianta dalle proprietà sedative risulta essere molto versatile. È utilizzata anche per problematiche alle vie respiratorie, però principalmente viene sfruttata per la sua azione anti-stress. Viene assunto sotto forma di infuso oppure tintura madre e integratore. Per quanto riguarda la preparazione dell'infuso vale quanto detto per il biancospino. L'importante è che la sua assunzione avvenga lontano dai pasti. Il tiglio infatti potrebbe ostacolare l'assorbimento del ferro. Per il rimedio naturale numero 3 ho selezionato un classico, sto parlando della valeriana. Preziosa nel decontrarre i muscoli, è nota principalmente per essere un formidabile calmante, utile contro ansia e insonnia. Moltissimi studi scientifici l'hanno paragonata ai farmaci comunemente utilizzati per risolvere questa problematica, ovviamente con minori effetti collaterali. Al contrario dei due precedenti, l'infuso di valeriana si realizza con la radice di questa pianta. Sono sufficienti 3 grammi di radice, circa un cucchiaino, per tazza. Si porta l'acqua a 100 gradi e si lascia in infusione per circa 10 minuti. Per gusto può essere utile aggiungere anche un pizzico di miele. Per chi non ama l'infuso è ovviamente reperibile anche sotto forma di integratore. Al quarto posto troviamo la passiflora. Utile nei casi di problemi gastrointestinali, è conosciuta principalmente per le sue proprietà antistress. Viene impiegata infatti per combattere l'ansia e l'insonnia grazie al suo effetto calmante e sedativo. Per realizzare un buon infuso vale quanto visto prima per il biancospino e per il tiglio. Al quinto punto ho voluto selezionare una pianta più energizzante, sto parlando dell'eleuterococco. Chiamato anche ginseng siberiano, non ha nulla a che vedere con il ginseng che siamo tradizionalmente abituati a conoscere. È una pianta adattogena, ovvero aiuta ad aumentare la nostra resistenza fisica e mentale. Inoltre svolge un importante ruolo nel potenziamento delle capacità intellettive, migliorando l'attenzione e riducendo i segni dell'invecchiamento. Per tutti questi motivi è ritenuto uno dei migliori antistress ma anche anti-age presenti in natura. Per realizzare un infuso è sufficiente un cucchiaino di radice in una tazza d'acqua, poi la si fa bollire per circa 7-8 minuti e la si lascia in infusione per altri 7-8 minuti. Al sesto posto troviamo l'ilang ilang. Questo antistress lo troviamo sotto forma di olio essenziale. Le proprietà benefiche sono davvero molte. Riduce la tensione ed abbassa la pressione arteriosa, attenuando palpitazioni e tachicardia. Aumenta la concentrazione ed ovviamente ha un'azione calmante, che lo porta ad essere ritenuto uno dei migliori antistress in natura. Se inalato, quest'olio svolge un'azione rilassante sul sistema nervoso. È ottimo per attenuare disturbi come ansia, depressione, nervosismo ed insonnia. È saggio dunque tenere sempre nella propria dispensa un flaconcino di olio essenziale di ylang ylang. Al settimo ed ultimo punto di oggi troviamo l'angelica. Anche questa radice è stata studiata da diversi anni. I suoi effetti benefici contro la fatica fisica la collocano per questo nella categoria degli antistress naturali più efficaci. Oltre ad avere un'azione antinfiammatoria ed aiutare nella digestione, è anche un ottimo calmante.
Per preparare una tisana di radice di angelica è sufficiente un cucchiaino di radice per tazza. Poi sarà necessario lasciarla in infusione per circa 8-10 minuti. L'assunzione della radice di angelica è sconsigliata in gravidanza e durante l'allattamento, quindi è importante prestare attenzione. Ovviamente, come per i precedenti, verifica con il tuo medico di base per eventuali effetti collaterali. Questi sono solo alcuni dei rimedi che si possono utilizzare per contrastare lo stress. Ve ne sono almeno altri 3 davvero efficaci. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.